Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci. Andiamo a fare oggi per te una lettura ispirata e creativa sulla tua essenza, sull'emblema della tua essenza. E voglio realizzare una stesa che parli dei tuoi mondi interiori, affinché tu possa realizzare al meglio la tua essenza prendendo semplicemente consapevolezza. Intitolerò Tra i mondi, dove andremo a vedere cosa ti sussurra il tuo mondo interiore, dove invece ti puoi illudere, il miraggio, la maschera, l'ombra nel desiderio, e come puoi attraversare e realizzare i tuoi sogni in realtà. Ok? Allora, partiamo, mettiamoci questa e andiamo a vedere. Sappiamo che tu, pesci, non cerchi ma ricordi. Tu nuoti tra i mondi, tra le vite, tra i veli. Ecco, voglio farti una lettura che è come se fosse una preghiera sussurrata sotto le acque del tempo, affinché tu possa distinguere il sogno sacro dalla fragile illusione. Ok, andiamo a vedere. Allora, pesci, cosa ti sussurra il tuo mondo interiore? Cosa ti dice la voce dell'anima, del sogno, del profondo? Dove ti stai illudendo? L'ombra, la maschera, il miraggio? E infine la chiave. Come puoi trasformare i tuoi sogni in realtà? La chiave, l'ancora, l'atto incarnato. Ok, adesso fai un bel respiro profondo e iniziamo col nostro viaggio. Cosa ti sussurra il tuo mondo interiore? 10 di spade. Il tuo mondo interiore sta vivendo una morte necessaria. Questa morte può essere forse un sogno che si è spezzato, una visione che non ha trovato terra, una fine che ancora può sanguinare. Ma non è solo dolore questo, no. È un sussurro di verità. Ti sta dicendo: lascia andare ciò che non sei più. Il mondo interiore ti sussurra che puoi rinascere solo se accetti la fine senza resistenza. Questa carta ti dice che il sogno che ha fallito è fallito in nome di un sogno più vero, che è il sogno dell'anima. Vi ricordate, vi ho detto in una delle puntate di yoga sciamanico, della playlist yoga sciamanico, che i sogni della mente sono destinati a frantumarsi e in questo periodo storico l'accelerazione di questa frantumazione è più viva che mai, no? Perché siamo nel Kali Yuga, il periodo più oscuro dell'umanità, quando per oscurità intendiamo l'assenza della parte invisibile, no? Perché l'umanità ha messo in un angolo, nello scantinato, l'assenza della magia, della bellezza dell'invisibile. Quindi
e abbiamo molti sogni egoici che a volte non crediamo nemmeno di avere. Cioè pensiamo che siano nostri, ma non sono nostri. Sono sogni dell'inconscio collettivo ferito che ha vissuto un'esperienza di totale distacco dalla bellezza della vita, dalla parte essenziale della vita. Ecco, quindi adesso noi ci stiamo educando al recupero dell'essenzialità che è è l'humus creativo delle infinite possibilità, quelle vere, quelle che veramente ti fanno sentire realizzata o realizzato. Allora questa carta ti dice: lascio morire l'illusione, nel silenzio che segue sento chi sono davvero. L'accettazione della fine di un sogno in nome di un sogno più vero, del vero sogno dell'anima. Il vero sogno dell'anima è quello di ritrovare amore, come nel mito di Apuleio di Amore Psiche che vi ho spiegato bene nuovamente nel video Magia Pratica 12 nel podcast. Quindi il sogno dell'anima è quello di ritrovare amore. Ritrovare amore significa ritrovare la libertà, la bellezza e la selvatichezza, diremmo noi in questo momento storico soprattutto. Ok. Andiamo a vedere adesso dove ti stai illudendo. Vediamo. 7 di denari, dove ti stai illudendo? Probabilmente qua l'illusione potrebbe essere nel desiderio di vedere risultati immediati. Oppure potrebbe essere l'illusione nell'idea che se pianti bene le cose allora tutto fiorirà come vuoi tu. Però la carta ti avverte di una cosa: non tutto ciò che coltivi è già pronto per germogliare, questo ve lo dico sempre. E certamente laddove tu semini, non è detto che raccoglierai lì. Ok? Le vie del Signore sono infinite. Laddove tu metti attenzione, amore, l'anima ti ripaga, magari non in quella cosa, oppure in quella cosa, a seconda di quello che prevede il tuo karma. E la fede è ciò che straccia proprio il velo della mente, che ha la pretesa o l'ardire di voler controllare come le cose dovrebbero essere o dovranno andare. Sbagliato. Sei già finito. Quindi questa carta ti dice che forse aspetti un raccolto da un terreno che ha bisogno ancora di tempo, oppure sei attaccata o attaccato a una visione che ha smesso di evolvere. L'illusione qui è molto sottile col 7 di denari, cioè confondere l'attesa paziente con la speranza cieca. Sapete che a me la parola speranza non mi piace perché indica attaccamento a un risultato, e siccome noi siamo qui per sciogliere paura, resistenze e attaccamenti, la speranza cieca è proprio un attaccamento a un certo risultato, l'attaccamento alla mente razionale, più che altro una fede consapevole, non una speranza cieca. Quindi fede consapevole che tutto ciò che fai ha come obiettivo finale quello della libertà e dell'illuminazione. Quindi se qua abbiamo il desiderio di risultati immediati o la voglia o l'ardire della mente razionale di voler avere un controllo sugli eventi, questa è l'illusione. Fede negli eventi, fede nella tua consapevolezza stessa. Ok. Tu sei custode di un grande sogno. Forse tu più di tutti comprendi perfettamente il disegno dell'anima, lo comprendi nel cuore. Però puoi essere confuso dall'inconscio stesso, che è poi l'inconscio collettivo, no? E il potere che hai tu nel realizzare l'obiettivo della tua anima è veramente chiaro, elegante. Quindi adesso andiamo a vedere come puoi trasformare i sogni in realtà. Ok. 3 di bastoni.
Questa è la chiave. Il 3 di bastoni è l'esploratrice dei sogni che si mette in cammino, l'esploratore di sogni che si mette in cammino. Non resta a fantasticare, no? Perché agisce qui, progetta, viaggia. C'è già il falco che è partito. Questa carta ti dice che tu hai già dentro la visione giusta. Ora serve solo movimento. Serve affidarti al tempo e al mare aperto. Devi affidarti al mare aperto. Il mare aperto è una forza, un Dio. Devi affidarti alle tue profondità. Per trasformare i sogni in realtà devi guardare lontano, ma camminare ogni giorno. Il 3 di bastoni muove piccoli passi, cammina sempre, guarda lontano, ma cammina ogni giorno. È come se ti dicesse un po' questa carta: mi muovo nel tempo con occhi da profeta. Il mio sogno è vela, non illusione. E quindi sono 3 arcani minori, no? Cosa vuol dire? Che mi parla soprattutto del quotidiano. Tu è nel quotidiano che devi fare questo. Accettare che non sei più una determinata persona. Sei cambiato, grazie a un sogno infranto o una realtà infranta. Si è infranto il sogno dell'ego per dare vita al sogno dell'anima. L'illusione che le cose arrivino come vuoi tu è limitante rispetto a come l'anima ti porterà le cose. Tu tutti i giorni devi muoverti con la consapevolezza che nel movimento tu stai incarnando il tuo sogno. Bellissimo, è bellissimo. Questa stesa è un po' come se mi dicesse: ho sognato tanto fino a farmi male, ma ora lascio morire ciò che non risuona. Mi accorgo che non tutto ciò che coltivo deve diventare raccolto. E con occhi nuovi mi sporgo sull'orizzonte che già mi attende. Il sogno non è più fuga, è la rotta, è il rogo sacro, è la promessa che cammina. Wow, mamma mia, ragazze mie, ragazzi, mi fate emozionare sempre. È bellissimo, è veramente poetico, è un incanto, è straordinario. Vediamo cosa ci aggiungono gli archetipi. Capacità di esprimere l'energia creativa in una forma pratica, talento per disegnare soluzioni ai dilemmi comuni. Ti stanno dando un consiglio pratico. Tu hai un'energia creativa dirompente, che ha la capacità di esprimersi in forma pratica. È come se tu avessi già la soluzione a tante cose comuni, dilemmi comuni, grazie alla tua energia creativa che si trasforma in forma pratica. Ti ho detto che qui ci sono arcani minori, non ci sono arcani maggiori, mi parla proprio del quotidiano, degli elementi. Tu hai la capacità di trasformare, di mettere insieme gli elementi e trasformarli per realizzare il vero sogno dell'anima. Nella quotidianità, nella pratica, lasciati ispirare la tua grandissima energia creativa. I pesci sono grandi artisti,
Tra le persone più care della mia vita ci sono stati sempre i pesci, e con i quali ho avuto una grande affinità elettiva e animica, e quindi confido nella tua capacità. Sai esattamente quello di cui sto parlando. Lo sai. Wow. Mettiamone un'altra degli Angelion. Stai avendo una trasformazione. Non giudicare quello che stai provando, non giudicare quello che stai vivendo, non giudicare gli eventi che ti stanno portando questa trasformazione, perché quello che tu puoi pensare di essere adesso non è nemmeno un granello di quello che stai diventando. E se ti giudichi, limiti l'esperienza, limiti la crescita, l'espansione. Trasformazione senza nome. Tu non sei un io distinto e separato dalle forze che ti abitano, dai tuoi avi, dai tuoi antenati, dalle forze della natura, dagli dei, dagli spiriti che ti abitano. Tu sei distinto, sì, ma non separato. Quindi qui, con la fine di questa tappa di un sogno infranto del vecchio ego, tutto un turbine di emozioni e di nuova realtà sta sgorgando dentro e fuori. Non giudicarla affinché tu possa muoverti quotidianamente nel presente e realizzare il grande sogno che porti nella pratica affinché la tua visione si concretizzi nel quotidiano e ti dia la, la prova che il vero sogno dell'anima non ha niente a che vedere con i sogni della mente. E i sogni della mente sono soltanto dei pretesti affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti che poi l'anima porterà al grande sogno finale, che è quello di ritrovare amore, la libertà. Quindi, ragazze mie, ragazzi, è una stesa molto poetica, bellissima. Io vi invito sempre a praticare, a prendere consapevolezza. Sul mio canale metto tutte le pratiche, i podcast dell'arte sciamanica, meditazioni guidate, per conseguire quotidianamente i veri obiettivi dell'anima. E lasciare che quest'anima vibri in ogni tua cellula e ti regali quella gioia imperitura che tanto stiamo anelando. Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!